Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial vediamo come si risolvono i quesiti 10, 11 e 12 della prova di matematica, sessione giugno 2025, dell'esame di diploma professionale del quarto anno, assegnato nei centri di formazione professionale di Regione Lombardia. Come sempre, se vuoi ottenere il massimo da questo tutorial, ti consiglio di provare a risolvere gli esercizi personalmente prima di ascoltare la soluzione. Iniziamo! Il testo della domanda è: sul piano cartesiano è disegnato un rombo di vertici A -4 6, B 2 15, C 8 6 e D 2 3. Considerando la misura del segmento dall'origine al punto 1 0 pari a 1 centimetro, quanto misura l'area del rombo? Abbiamo 4 possibili risultati. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Dopo aver trascritto i dati del problema ed aver rappresentato graficamente il rombo sul piano cartesiano, siccome l'area di un rombo si può ottenere mediante la formula area uguale diagonale maggiore per diagonale minore fratto 2, disegniamo le diagonali del rombo. L'area è dunque uguale a BD per AC fratto 2. Siccome le diagonali sono parallele agli assi cartesiani, la loro lunghezza si può calcolare semplicemente contando i quadretti e dunque AC, che è 12 quadretti, misura 12 cm, mentre BD, 18 quadretti, misura 18 cm. Sostituendo ora questi dati numerici nella formula per il calcolo dell'area del rombo, otteniamo che tale area misura 108 cm quadrati e la risposta esatta è risposta B. Passiamo ora ad un nuovo quesito. Il testo della domanda è: Mattia stamattina, durante l'ora di disegno tecnico, ha realizzato il disegno riportato in figura. Ci sono 16 quadrati di lato 4 cm. Quanto misura il perimetro della parte bianca? Arrotonda le misure dei lati obliqui a una cifra decimale. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Dopo aver trascritto i dati del problema ed aver indicato con le lettere A, B, C e D alcuni vertici particolarmente importanti presenti sulla figura, possiamo subito notare che la parte bianca è formata da 32 triangoli isosceli rettangoli. Ce ne sono infatti 2 per ognuno dei 16 quadrati. L'ipotenusa di ciascuno di questi 32 triangoli misura 4 cm ed ogni cateto è la metà della diagonale del quadrato di lato 4 cm. La diagonale BD del quadrato può essere ricavata mediante il teorema di Pitagora ed è dunque uguale alla radice quadrata di cateto al quadrato, quindi AB al quadrato, più altro cateto al quadrato, AD al quadrato. I cateti del triangolo bianco sono la metà di tale diagonale e quindi sia AC che BC valgono un mezzo per la radice quadrata di AB al quadrato più AD al quadrato. Sostituiamo ora i dati numerici. Sia AB che AD misurano 4 cm. Svolgendo un po' di calcoli e portando il 16 fuori radice, otteniamo che i cateti dei triangoli bianchi misurano 2 radice di 2 cm, ovvero 2,8284 cm e, arrotondando come richiesto, 2,8 cm. Calcoliamo ora il perimetro di un triangolo bianco. Sommando la misura dei suoi tre lati, otteniamo che il perimetro vale 9,6 cm. Moltiplicando tale valore per 32, poiché sono 32 i triangoli bianchi presenti nella figura, otteniamo che il perimetro della parte bianca vale 307,2 cm. Passiamo ora ad un nuovo quesito. Il testo della domanda è: la tabella in figura mostra il numero di utenti attivi per piattaforma social ad aprile 2024. Qual è la media degli utenti attivi? Arrotonda il risultato all'intero. Abbiamo 4 possibili valori. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione.
Per calcolare il valore della media, sommiamo il numero degli utenti attivi per piattaforma social e dividiamo il risultato ottenuto per il numero delle piattaforme, 10. Svolgendo le somme presenti al numeratore, dividendo il risultato ottenuto per 10 e approssimando all'intero, otteniamo che il numero medio di utenti attivi è 1596. La risposta esatta è dunque risposta A. Con questo abbiamo concluso. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like e a condividerlo, a commentare e a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro e, se non l'hai già fatto, a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti invito inoltre a visitare il canale dove potrai consultare varie playlist di argomento matematico ed informatico. Nel prossimo video di questa playlist risolveremo altri 3 quesiti di questo tema d'esame. Ti aspetto! Ciao!